Come effettuare una saldatura di tubi alimentari a piena penetrazione. Materiale da preparare: una lima, un nastro di carta di alluminio, un nastro di carta normale, acetone o diluente e uno straccio. E ovviamente non può mancare il manometro per fare il riempimento di protezione all'interno tubo. Allora ragazzi, come prima cosa dobbiamo pulire per bene, tirare via tutta la nostra bava che c'è all'interno del tubo con la lima, in questa maniera, entrambi i lati. Bene ragazzi, una volta che abbiamo tirato via la bava all'interno tubo, rimane solo di pulirlo per tirare via tutto lo sporco che c'è all'interno del tubo. Quindi usiamo o acetone o un po' di diluente, va bene lo stesso, per tirare via tutto lo sporco, per avere una saldatura di qualità. Guardate ragazzi, così lavorate anche sul pulito. Bene ragazzi, i nostri pezzi di tubi sono pronti di essere puntati. Facciamo un punto, 2, 3. Prossimo passaggio ragazzi, blocchiamo il nostro tubo in morsa con questa maniera. Questo qua al lato dove andiamo a effettuare la nostra saldatura, quindi ho lasciato libero per poter lavorare meglio. Bene ragazzi, una volta che abbiamo bloccato il nostro tubo in morsa, rimane solo di preparare la protezione con questa maniera qua. Guardate ragazzi, lo giro così il tubo, così lo vedete meglio. Allora, questo qua è il tubo per ingasare, per fare la protezione interna, quindi utilizzando questa maniera qua blocchiamo all'interno tubo, il nostro tubo di protezione, quello che fa uscire l'argon. Con questa maniera usiamo lo scotch di carta, dobbiamo sigillare per bene per evitare che il gas che venga fuori. 2, 3, 4. Bene ragazzi, questo lato è stato sigillato per bene. Nel lato di saldatura utilizzo di solito il nastro di alluminio, perché ovviamente se uso il nastro di carta con il calore si brucia e prende fuoco. Con questa maniera qua. Uno e 2. Bene ragazzi, una volta che abbiamo sigillato per bene il nostro tubo, rimane solo di caricarlo di argon. Allora apriamo la nostra bombola e apriamo il nostro argon per fare il riempimento. Io di solito per fare il riempimento rapido le metto sempre a 18 litri al minuto o 20 litri al minuto. Dovete controllare sempre se c'è qualche perdita ragazzi, ad esempio qua ho una perdita di argon. Per garantire che la penetrazione venga al 100% dovete sigillare il tubo per bene. Ecco fatto. Bene ragazzi, dopo aver caricato il nostro tubo andiamo a abbassare il manometro a 8 litri al minuto. Prima di effettuare la nostra saldatura ragazzi dobbiamo fare uno sfogo per far uscire il gas quando facciamo la penetrazione. Io di solito faccio sempre 2 fori. Se noi invece facciamo solo un foro, questo foro qua potrebbe attapparsi col gas che c'è all'interno, quindi sempre consigliato di fare 2 fori, anche 3. Vedete? Un foro e 2. Si parte ragazzi.
Bene ragazzi, la prima metà è stata effettuata, adesso facciamo l'altra metà. Ecco fatto ragazzi. Adesso lo guardiamo da vicino. Guardiamo all'interno ragazzi. Guardate ragazzi, la saldatura è stata effettuata a piena penetrazione. Guardate. Questo qua è l'esterno tubo ragazzi. Guardate la saldatura tutta lineare. Questa qua è la nostra partenza. Guardate che è stata unita bene. E questa è la nostra chiusura. Guardiamo all'interno, vediamo così, guardate che bellezza ragazzi, questa è la nostra partenza, guardate ragazzi, la penetrazione al 100%, e questa qua è la nostra chiusura, guardate lì. Guardate ragazzi. Per qualsiasi informazione ragazzi, se avete dei dubbi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, quando vedete lo mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.